Vuoi un'intelligenza artificiale completamente privata e totalmente gratis? Questo è LM Studio, l'AI che gira interamente sul tuo computer. In questo video ti farò vedere come installarlo in pochi minuti, come effettuare il download dei vari modelli e come utilizzarli al meglio, sempre in locale. Li vedremo in formato 3D, analizzeremo a fondo i vari parametri ed infine mettiamo a confronto LM Studio contro ChatGPT 5.1 e vediamo chi vince la sfida tra i due. Iniziamo! Adesso iniziamo vedendo l'installazione del prodotto vero e proprio. Questa è l'home page, clicchiamo in alto a destra su download, la scarichiamo come qualsiasi altra applicazione e la installiamo. Io ho accelerato il processo. Questo è come ci si presenta l'home page. Andiamo ad analizzare le varie funzionalità. Qui abbiamo le chat come se fosse ChatGPT che vedremo dopo. Questa è la parte per gli sviluppatori. Questo che cosa significa? Qui a destra abbiamo il modello selezionato con tutti i vari parametri che poi vedremo. Questo è proprio un ambiente in cui noi possiamo testare per esempio i nostri chatbot. In questo caso, come vedete, possiamo attivare un nostro server in locale, ovviamente tutto in locale, quello è il numero di porta che possiamo andare a cambiare, e il nostro chatbot si può interfacciare tranquillamente con un modello che selezioniamo. Continuiamo con la nostra panoramica. Qui in alto selezionate praticamente il modello che volete utilizzare, ad esempio per chattare. Questi sono due modelli che ho installato per farvi vedere, però dopo vedremo tutta la fase di installazione. A questo punto andiamo a vedere i modelli. Cliccando sulla lente a sinistra avete tutti i modelli a disposizione, quindi questi qua sono quelli che vanno eventualmente scaricati. Io ho selezionato il primo, il Queen 3, e ho fatto download e quello adesso è disponibile. Però come potete vedere possiamo cercarne qualsiasi noi vogliamo. In questo caso c'è questo qua OpenAI che ha 20 billions di parametri. Stessa cosa posso dire usalo nella nuova chat e lo utilizzo tranquillamente. Qui vediamo su hardware quali sono le caratteristiche della mia macchina. Cosa molto importante è che il vostro PC non abbia 10 o 12 anni, insomma, che sia abbastanza recente. Qui ancora una volta torniamo sul model search e ci possiamo selezionare quello che vogliamo. In questo caso abbiamo questo Granite dell'IBM, ma ne abbiamo migliaia. Adesso che hai installato LM Studio, probabilmente ti sarai perso tra i 1000 parametri disponibili. Adesso li andiamo a vedere. Questi che vedi, queste sigle 7B, 3B, sono i miliardi di parametri disponibili. Vedili come i neuroni di un cervello. Più ce ne sono, più è intelligente, ma più è lento nell'elaborazione. Questa è la size di ogni modello quando la scarichiamo. Qui su Actions abbiamo gli slider con tutti gli altri parametri disponibili che andremo a vedere adesso nello specifico. Quindi partiamo con la quantizzazione. La quantizzazione immagina come la compressione di un'immagine o di un MP3. I modelli Q3 sono leggerissimi e veloci, ma perdono un po' di intelligenza. Andando avanti, Q4 e Q5 sono molto più intelligenti, ma anche molto più pesanti, quindi dipende anche dal tipo di macchina che hai a disposizione. Quindi Q8 è la massima qualità, ma ovviamente è molto più pesante. Diciamo che un Q4 con quelle caratteristiche di RAM va benissimo. La temperature non è altro che il termostato della creatività. Se la tieni bassa è meno creativo, quindi va bene per per sviluppo del codice, matematica ed altro. Uso conversazionale va bene un 0709, mentre brainstorming, scrittura creativa lo spostiamo verso 1.3, 1.9, 2. E quindi come vedete la frase diventa sempre più ricca e creativa spostandoci verso il 2. Top P praticamente controlla la varietà del vocabolario. Quindi generalmente lo usiamo verso 0,9. Questo che significa che tende ad utilizzare un vocabolario molto variegato, ecco, mettiamola così, se usiamo un valore verso l'1. Max Token praticamente dice all'AI quanto deve parlare. Quindi con token bassi vanno bene per risposte brevi, email. Man mano che li aumentiamo possiamo arrivare anche a scrivere articoli, libri e cose più profonde. L'unica cosa, ricordatevi che più token utilizzate e più l'elaborazione diventerà pesante. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra potenza di elaborazione e velocità di risposta. La context length non è altro che la memoria a breve termine dell'intelligenza artificiale, quindi quando
noi ci parliamo quanto ricorda dei nostri dialoghi, quindi con tokens tra i 2000 e i 4000 riesce a ricordare conversazioni brevi. Più aumentiamo e più la velocità si riduce. Ed infine l'arma segreta, il system prompt. Qui dici chi è la I e non lasciare mai vuoto questo campo, perché questo serve proprio per dire di che cosa si occupa l'intelligenza artificiale nello specifico, se è un programmatore, se è un copywriter, se deve fare da tutor, come deve interagire con l'utente, come deve rispondere, se non sa la risposta cosa deve fare. Quindi mi raccomando che è molto molto importante. Abbiamo fatto una panoramica sui parametri più importanti e mi raccomando sperimenta. Andando sul sito di Brendan riusciamo a vedere in formato 3D come sono strutturati i Large Language Model. In questo caso accediamo, qui a sinistra abbiamo tutti i processi che un'intelligenza artificiale compie, qui sulla destra abbiamo in alto i parametri 85.000 e tutte le varie fasi. Quella di embedding per esempio trasforma l'input in vettori numerici. Potete selezionare gli altri modelli per vedere come sono strutturati. LM Studio contro ChatGPT. I modelli gratuiti che girano sul tuo PC possono veramente battere il gigante? Mettiamoli alla prova. Qui chiedo al modello in locale di generare un codice Python per analizzare un CSV e calcolare poi una media. Vedete, lui sta utilizzando il Mistral 7B come gli ho impostato e mi scrive la routine e sotto mi dà anche delle varianti. Questo tutto in tempo reale. Adesso chiediamo a ChatGPT di fare la stessa cosa. Vediamo che ovviamente in questo caso è molto più veloce, anche se qui ho accelerato per motivi di registrazione. Sostanzialmente come vedremo adesso dal confronto, le funzioni sono praticamente identiche. L'unica cosa è che ci ha dato anche delle descrizioni in più il modello di LM Studio. Passiamo al secondo caso. In questo secondo caso utilizziamo come modello il P3 e chiediamo di riassumere il seguente testo in 3 punti. Gli passiamo un testo relativo alla cyberpunk degli anni 80 e vedete il risultato. Lo facciamo la stessa cosa su ChatGPT e andiamo al confronto. Anche qui non abbiamo grandi differenze. Diciamo che il modello di LM Studio è stato un po' più verboso, ma sostanzialmente il riassunto mi sembra quasi simile. Terzo caso, qui utilizziamo un altro modello ancora, Llama di Meta, e in quest'altro caso gli diciamo di correggere un breve testo. Quindi gli passo questo testo, lui lo corregge e mi dice anche che cosa ha corretto. Facciamo la stessa cosa con ChatGPT. Ricordo che è la versione 5.1 stiamo utilizzando di ChatGPT e qui diciamo, a differenza ancora una volta, la versione in locale ci dà anche la spiegazione di che cosa ha corretto e perché. Ultimo caso, cambiamo nuovamente modello con cui lavoreremo, utilizziamo il Qwen 3 e qui andiamo sulla creatività. Quindi gli chiediamo 5 idee semplici ed originali per utilizzarli su YouTube. Facciamo la stessa cosa ancora una volta con ChatGPT. In questo caso abbiamo dei punti di convergenza su alcuni punti, su altri meno, però sostanzialmente riguardano come migliorare la produttività, alcuni trucchi che nessuno ti racconta, alcune AI che ancora non sono state utilizzate al meglio. Siamo arrivati alla fine, spero vi sia piaciuto e comunque non fidatevi solo dei miei test. Scaricate LM Studio, divertitevi e provate voi stessi, è gratis e gira offline. Se volete altri tutorial sulla AI locale iscrivetevi al canale e mettete un like. Vi ringrazio, alla prossima.